Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale e benvenute a quelle che ovviamente mi stanno conoscendo in questo video. Sono sempre io, Gabriella, in arte Briga Bijou. Oggi ci incontriamo perché realizzeremo insieme questo orecchino. Vedete? È un orecchino veramente piccino ma di grande effetto. Adesso ve lo mostro un po' più da vicino, poi ovviamente girerò la camera. L'orecchino è questo, veramente una filigrana, veramente molto carino, sembra un orecchino di altri tempi e veramente io lo trovo adorabile. E piccino piccino, non avremo bisogno di chaton, non avremo bisogno di rivoli, ma di materiali che spero e presuppongo abbiamo un po' tutte, materiali reperibilissimi. Quindi passiamo subito all'elenco dei materiali, giro la camera, ve lo mostro da vicino e procediamo con questo brevissimo tutorial. Un bacione a tutte e come sempre buona creatività. Ah, dimenticavo, se ovviamente il video vi piace, vi dovesse piacere, di vostro gradimento, supportate il mio canale con un like, un commentino, insomma, fatemi sapere che ne pensate e facciamo crescere questa community. Bye bye, a dopo! Eccoci qua. Per realizzare il nostro orecchino, adesso ve lo mostro più da vicino, eccolo qui, questo è il nostro orecchino, questo è il fronte e questo è il nostro retro, vedete? Ve lo mostro anche di lato. Vedete che il fronte sporge meno rispetto al retro, poi starà a voi, potreste anche montarlo in questo modo, se ovviamente vi piace montato in questo modo. Io ho lasciato invece la parte più bassa, vedete, sul davanti. Allora, cosa ci servirà? Cosa è incastonato qui al centro secondo voi? Come vi ho detto non è un chaton, non è un rivoli, la prima cosa che vi servirà è un cipollotto. Ho incastonato al peyote un semplice cipollotto, sì, ogni tanto mi balenano queste idee per la testa e voglio provare ad incastonare cose diverse. Pensare che una volta odiavo le incastonature. Vi servirà un cipollotto, ve lo mostro da vicino in modo tale da non farvi confondere. Il cipollotto deve essere 6, ok, 6 mm, vedete, da foro a foro, per, ok, per 8, vedete? Penso che si veda chiaramente, quindi 6 da foro a foro e 8 invece d'altezza, quindi 8 per 6. Quindi questa è la prima cosa ed è importantissima, cipollotto 6x8, perché ovviamente se non è 6x8 l'incastonatura non vi riuscirà. Dopodiché ci serviranno delle Delica 11.0, ve le mostro, sono queste. Dopodiché serviranno delle Rokyle 11.0, in questo caso io sto utilizzando queste della Toho, sempre 11.0. Dopodiché ci serviranno delle Rokyle 15, sto utilizzando queste. Dopodiché ci serviranno dei cipollottini, delle rondelline, quelle piccine, 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 paragonabili insomma a una 8.0. Vediamo se riesco a mostrarvele col calibro, altrimenti poi vi farò una foto. Vediamo. Questa è la dimensione, vedete? 2 mm, quindi questi sono le rondelle, quindi 6x8 e da 2 mm, da foro a foro, mi raccomando, lo dico sempre, per le misure dei cipollotti da foro a foro, è veramente un orecchino semplicissimo, pochi passaggi, è ripetitivo sicuramente, però ragazze è adorabile. Poi ho fatto la monachella da me in ottone inserendo qui in alto un cipollottino e secondo me per l'estate in rosso, in bianco, in blu viene una chicca, poi è leggerissimo ovviamente e poi i cipollotti li abbiamo tutte, quindi passiamo subito al tutorial. Primissima cosa da fare, ho fatto un po' di calcoli ovviamente di quante Delica servissero, ho calcolato le lisse del cipollotto e sono arrivata quindi al numero delle Delica. Quindi cipollotto 6x8, numero 18 Delica sul filo e chiudete. Non vi mostrerò tutta l'incastonatura a peyote perché veramente è semplicissima e vi metterò un tutorial di riferimento che è sempre lo stesso in cui lo mostro nel dettaglio.
sono degli altri orecchini incastonati a P8, ovviamente non è un cipollotto, ma non cambia niente. Quindi 18 delica sul filo e chiudete a cerchio e poi vi metterò gli scatti fotografici. Allora, vi dovrete praticamente fermare con il peyote quando avrete realizzato, ve lo mostro da vicino, vedete queste colonnine che devono essere ognuna di 3 delica, quindi 3 delica, 3 delica, spero che si veda bene, colonnine di 3 delica. Perché questo? Perché le 3 delica ci serviranno per coprire, vedete, il nostro cipollottino in questo modo. Adesso ovviamente dobbiamo andare un pochino a stringere e quindi andremo a prendere le nostre 15-0. Ovviamente se prima di fare questa operazione volete passare al centro, un pochino più al centro, ed individuare il centro del nostro cipollotto, in questo modo sarà ovviamente una sicurezza in più. In questo modo, vedete? Quindi poi passo all'interno di una delica, una sola, e ritorno ovviamente dall'altro lato e procediamo con il nostro lavoro di incastonatura. Diciamo che questa è una sicurezza in più. Ovviamente mi porto ad uscire da una delica in punta e vado inserendo le nostre 15-0. Quindi usciamo da una delica e andiamo a prendere una 15-0 ed andiamo ovviamente nella delica che segue. Facciamo quindi questa operazione di inserimento delle 15-0 per tutti quanti i nostri spazi. Ovviamente avendo inserito 18 delica di partenza e 9 delica ad ogni giro, adesso dovremo inserire 9 15-0 da un lato e 9 15-0 anche dall'altro, quindi, ed andremo a concludere l'incastonatura, quindi procedete in questo modo. Primo giro ovviamente è finito e adesso mi sposto in diagonale attraverso le delica e spunto sul retro e vado a fare la stessa identica cosa dall'altro lato. Nulla veramente di più semplice, quindi in diagonale mi sono spostata ed ora vado ad inserire le mie 15-0 anche nella parte del retro ed ecco concluso anche l'incastonatura sul retro. Adesso dobbiamo spostarci, ripassate una volta ovviamente, e poi ci dobbiamo spostare all'interno della nostra incastonatura. Dovremo spostarci in questo modo e portarci, vedete, a questa delica. Ve lo mostro da vicino, vedete che c'è, qui ci sono le 15, qui c'è una delica, la seconda delica. Ovviamente resterà più spazio sul retro rispetto al davanti, come vi ho fatto vedere qui ovviamente, cioè vedete che qui è più spesso, sul davanti invece è più piatto, poi starà a voi decidere la parte che vi piace di più. A qualcuno potrebbe piacere sporgente, a qualcuno potrebbe piacere un pochino più piatto, quindi io vi dico di spostarvi qui in questo punto e andate ad inserire 3 rocaille 15-0 e realizzate quindi un piccolo picot, quindi uscite da qui ed andate nella delica che segue in questo modo,
si andrà a realizzare, a creare un piccolo picot e dobbiamo fare questa operazione per tutto quanto il giro. Vedete che visto di lato avrete qui 2 d'elica e qui davanti la d'elica con la 15, quindi il picot dovrà corrispondere a dove è posizionata la 15 in questo modo. Quindi proseguite, fatelo per tutto il giro, vi dovrete ritrovare con 9 picot. Ed ecco realizzati i nostri 9 piccoli picot, come vedete, in questo modo. Ovviamente il numero è dispari, quindi vedete un picot in punta e 2 invece dall'altro lato, quindi in questo modo vedrete anche se il cipollotto è ben centrato. Insomma, in questo senso, ma è talmente piccolo che verrà sicuramente così. Adesso mi porta ad uscire dalla 15.0, inserisco una 15.0 e vado nel picot successivo e passo in tutte le perline e faccio questo inserimento in tutti questi piccoli spazietti. Ed eccoci a giro finito del nostro piccolissimo modulino. Adesso cosa faccio? Mi porto ad uscire da una rocaille di punta del nostro picot e vado a prendere le mie rocaille 11.0 e comincio, ecco, a farle cadere e comincio ad inserirle in ognuno di questi spazietti. Quindi vado da una punta, quindi esco dalla punta di un picot e vado nella 15.0, quindi salto una di base e vado nell'altra, prendo un'altra 11.0, salto una di base e vado nell'altra e faccio questa operazione per tutto quanto il giro in questo modo. Quindi alla fine vi dovrete ritrovare con 18 rocaille inserite. Ecco il giro finito dopo aver inserito le nostre rocaille 11.0. Mi raccomando, anche le 11.0 TO in questo caso, quando le inserite osservatele sempre. Se ce ne fosse proprio una stortina o più grossa del normale, tipo questa che io ho inserito, no? Vedete? Sto uscendo proprio da qui, vedete che è un po' più grossa rispetto alle altre. Se me ne fossi accorta prima non l'avrei inserita, ma ne avrei messa una uguale, insomma, alle altre. Questa è un po' più grossa, però è una sola, la prima inserita, altrimenti dovrei sfilare. Però sono dettagli da osservare quando uno utilizza le perline. Adesso cosa facciamo? In tutti questi piccoli spazi ritorniamo col prendere le nostre rocaille 15.0, quindi inserite una rocaille 15.0 in ognuno di questi spazietti e fate questo inserimento ovviamente per tutto quanto il nostro giro, quindi 19 rocaille 15.0 ed eccoci a giro finito dopo l'inserimento delle 15.0 in tutti gli spazi. A questo punto esco da una 15.0 e vado ad inserire 3 rocaille 15.0, salto la 11.0 e vado nella 15.0 che segue, realizzando quindi, vedete, un piccolo picot. Quindi fate questo inserimento per tutto quanto il giro. Ecco il nostro giro terminato. Adesso cosa faccio? Mi porto ad uscire da una 15.0 al centro del picot appena realizzato e vado semplicemente a prendere il mio cipollottino o rondella, quello da 2 mm, e vado ad inserirlo in questo spazio e dentro quindi nella 15.0 del picot successivo. Ripeto nuovamente questo passaggio, prendo la mia rondella e vado nella 15.0 che segue. Faccio questa operazione per tutto quanto il giro. Come vedete ho quasi terminato, sto inserendo la mia ultima rondella. Adesso cosa faccio? Semplicemente esco dalla rondella successiva e inserisco sul lago 2 rocaille 15.0 ed entro nella rondella che segue. Quindi vado a realizzare il mio giro finale
con questi inserimenti di 2 15 0 in ogni spazio. Quindi ripeto per tutto il giro. A giro finito esco praticamente dalle 2 15 0 poste superiormente alla parte centrale della nostra rondella, quindi controllate questo. Inserisco 2 15 0, una rondella da 2 mm e altre 2 15 0 ed entro da dietro, quindi dalla parte opposta da cui sono uscita, dalle nostre 2 15 0. Quindi in questo modo vedrete che si verrà a creare questa sorta di cappietto. Per comodità ovviamente giro il lavoro, rientro nelle 15 0, dopodiché inserisco sul lago 6 rocaille 15 0 e rientro nelle 15 0 dall'altro lato, nelle due che seguono. Dopodiché in questo piccolo spazio vado ad inserire una sola 15 0, quindi non ripasso nelle 15 0 di base, ma vado direttamente al lato opposto inserendo soltanto una 15 0. Entro nelle due 15 0 che seguono e vado ad inserire una 15 0. Entro nelle due 15 0 successive, quindi sarò al centro, inserisco un'altra rocaille 15 0 ed entro nelle due successive, nuovamente un'altra 15 0 e scendo in tutte quante le 15 0 che seguono, quindi avrò formato questa sorta di decoro nella parte superiore del mio orecchino. Adesso rientrerò in tutte quante le perline, cioè nella 15 al centro e in quelle che seguono, e mi porterò ad uscire nella 15 0 posta in punta ed andrò a questo punto ad inserire 6 rocaille 15 0 sempre per creare il cappietto finale in cui poi andrò insomma ad inserire la monachella fatta da me. Ovviamente ripassate più volte in questo cappietto. Ed ecco i nostri orecchini brio terminati. Guardate anche per quanto siano piccoli, quanta luce e quanto sono insomma deliziosi. Io li trovo veramente molto molto carini e poi facili da fare. I cipollotti li abbiamo tutte. E niente, con questo veramente vi saluto e auguro a tutte quante buona creatività. Ciao!